Ci siamo? Dovrebbe funzionare. Perfetto. Ah, funziona. Allora, diamo un'occhiata se è tutto ok. Mamma mia, questa nuova lente. Adesso ve ne parlo. Si sente bene? Allora, live. Nuova postazione, chiacchierata notturna e aggiornamenti. Perfetto, attiviamo questo. Fatto. Facciamo così, salviamo. Dettagli. Ed eccola qua, la live è on. Dovremmo esserci. Vediamo se si vede tutto correttamente. Ci siamo. Ciao Nico, come state? Tutto a posto ragazzi? Ci siamo, ci siamo. Scusatemi il ritardo, anche se in realtà ormai sono le 11, quindi più o meno l'orario è diventato questo. Quindi ormai è normale questa situazione. Voi come state ragazzi? Tutto a posto? Allora ragazzi, voi non avete idea di questo periodo. Innanzitutto è arrivata la lente nuova. Finalmente è arrivata la lente nuova e vi faccio vedere. Questo arriva da così, questa volta, quindi 35 mm, ma prima arrivavo al massimo a 28, che è così. Quindi questo è il massimo di ampiezza a cui arrivavo e io così tocco la videocamera, quindi sono molto vicino alla videocamera. Ma io adesso posso arrivare... eh? Questo è quello che volevo. Questa è la cosa che volevo. Cioè, bellissimo. Contate che vabbè, adesso in stanza è un po' così, non ha tanto senso, non è tanto utile. Però quando sei in giro, secondo me dà un'impressione diversa, hai più spazio per fare i vlog, hai più spazio per portarla in giro, poi a voi non sembra, ma è molto più piccola, è molto più leggera e in più è Sony, quindi è proprio la stessa qualità, è robusta, è di metallo invece che essere di plastica come quella che avevo prima. E quindi diciamo che mi piace, mettiamola un po' meno ampia, dai. Facciamo 25, 25 mm. Come va? A me tutto bene Nico, voi come state? Tutto a posto? Via 08, eccomi giusto in tempo per Marco, come stai? Mi sento perso le ultime due live, devo recuperare. Benissimo, grazie, benissimo. In realtà un po' stressato perché è un periodo bello pieno, contate che ho appena finito di editare, preparare, montare thumbnail, quindi miniature, descrizioni, parte audio, parte video, programmare, mettere la monetizzazione e tutto di 16 video YouTube. Io non ce la faccio più. Perché? Perché settimana questa sono Alex Sans, quindi domani parto e sto fino a venerdì sera, venerdì notte, alla Fiera dei Profumi a Milano. E quindi settimana scorsa, siccome domani, che di solito il martedì faccio i video per YouTube, il martedì faccio i video, durante la settimana li preparo e quindi escono poi il weekend, no? E invece, dato che questa settimana non sarò a casa per fare i video, registrerò un vlog, ovviamente, Alex Sans, ma non potrò postarlo questo weekend perché non sarò col computer, eccetera, non ho il tempo materiale, lo posterò settimana prossima. E quindi cosa succede? Succede che vado a... Si sente l'audio? Vediamo se si sente. Pronto? Sì, mi sentite. Ok. E cosa succede? Succede che vado a... La settimana scorsa, quando ho fatto i video, ho dovuto farli oltre i video per il weekend soliti, che sono 4 video, perché contate che io ho 4 canali YouTube, più Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. Ho dovuto fare i 4 video soliti, più la live, più 4 video per questa settimana, più ho 3 settimane da recuperare quando sarò in India, perché durante l'India farò qualche video, ma non potrò postarli subito perché non mi porto computer e altro, li posterò quando torno. E quindi devo tenere almeno coperto quel periodo lì. Quindi non riuscirò a fare live, ovviamente, in quelle 3 settimane, ma almeno ad avere tutto coperto. Quindi mi sono preparato e editato tutti i video, quindi periodo pienissimo. Poi il passaporto non arriva, lo sto rinnovando, ma è un casino, ci vuole tantissimo tempo. Insomma, un bel po' di problemi, un bel po' di problemi, però in qualche modo ce la si fa.
Forza Marco, quando è che parti per l'India? Ciao, via 08, parto per l'India l'8. L'8 marzo parto. Parto l'8 marzo, torno il 28 di marzo e riparto per il Giappone l'8 di aprile. Quindi tra una e l'altra ho circa 10 giorni, neanche. Via 08, come faremo 3 settimane senza di te? Ma in realtà i video usciranno perché li ho preparati e su Instagram mi seguite sulle storie, quindi comunque posterò video brevi, posterò sulle storie. L'unica cosa che non riuscirò a fare molto probabilmente sono le live, ma uno semplicemente perché è differenza di tempo, cioè io non so che orari hanno in India. Vediamo, allora, coimbatore, orari, ora, le 4 di mattina, e allora non ce la faccio. 4 di mattina vuol dire che se voglio fare la live di martedì sera, se voglio farla tipo adesso sono le 11, quindi metti dopo cena, devo farla almeno, là devo essere massimo tipo alle 8 e mezza, 9, 8 e mezza metti. 8 e mezza, adesso sono le, metti 8, quindi 11, 8, quindi 8, 9, 10, 11, quindi 3 ore fa, quindi sarebbe mezzanotte là, no, o la faccio là di pomeriggio e qua diventa sera, non lo so, in qualche modo vedo se riesco a fare live, ma non penso, anche perché lo dedicherò a quel momento lì a stare non tanto tempo col telefono, insomma cercherò di dedicarlo un po' a me stesso ovviamente. Boh, torni il 28 marzo, giusto in tempo per farmi gli auguri di compleanno. Ecco, e pensa che il 26 è il mio compleanno, quindi io lo farò là e il 27 faccio tutto il viaggio di ritorno e il 28 sono a casa. Voi invece ragazzi come state? Come state? Forza Rieti, forza Rieti. Mamma mia, fa caldissimo tra l'altro, io ho caldissimo adesso in questo momento in stanza, ho appena finito di editare tutti i video, adesso faccio un po' la live con voi e poi devo fare tutta una routine che faccio una volta a settimana, tipo una routine di denti un po' più approfondita, una routine di skincare un po' più approfondita con lo scrub eccetera. E dato che tutta la settimana non sarò a casa, devo farla stasera per forza. Idem per una meditazione che devo fare notturna una volta a settimana, insomma tutte le cose accumulate che di solito faccio una volta a settimana in vari giorni, devo farle tutte stasera perché poi durante la settimana non sarò a casa. Quindi non voglio mancare e non fare qualcosa, lo faccio oggi e purtroppo va così. Domani mi alzo prestissimo perché poi al pomeriggio ho il treno per andare alla fiera e tra l'altro non ho trovato purtroppo un posto per la notte domani sera e quindi dovrò andare a Milano, fare un evento, tornare a casa, dormire e poi la mattina ripartire per il giorno dopo tornare in fiera a Milano. Un disastro. Via Zerotto, io non molto bene, ho la febbre alta, raffreddore, naso chiuso, mal di gola e male dappertutto, infatti domani non riesco ad andare a scuola. Allora, mi dispiace, però io mi ricordo, quando ero piccolo, i momenti in cui stavo male erano i momenti che mi ricordo con più felicità. Perché era un po' come se entrassi in una bolla, era un po' come se tutte le priorità, no? Passassero in secondo piano perché in quel momento l'unica cosa a cui devi pensare è recuperare, è riposare, è mangiare, dormire, stare tranquillo, guardarti la TV e non ti senti in colpa a oziare, no? E quindi diventa un momento molto interessante. Io me lo ricordo sempre come... Mi ricordo, io non mi ammalavo quasi mai, anche perché facevo nuoto tutti i giorni, nuoto. Però mi ricordo quella volta in cui mi sono ammalato, ho preso una brutta febbre per 4-5 giorni, mi ero attaccato alla TV ed era la prima volta che guardavo veramente la TV in vita mia e mi ero fermato a vedere Inazuma Eleven, tipo un programma del calcio, che io il calcio non l'ho mai seguito e mi era piaciuto talmente tanto, dicevo ma guarda che bello che è guardare la TV così in relax quando ero piccolo e quindi in realtà mi è piaciuto come periodo. Ai ai ai, tra l'altro qua vedo che c'è scritto FIA, ah no, un trentesimo di shutter speed, ah perché l'ho lasciato in A. Mm, vabbè, però in teoria dovrebbe andare, va bene.
Via 08. Cosa ci racconti? Facci sognare. Cosa vi racconto? Sono a pezzi, ragazzi, ve l'ho detto, è un periodo veramente distruttivo, ma sono contento perché ho tante cose in programma, tante cose da fare e sono contento per la nuova videocamera, per la lente che vi ho fatto vedere e spero di poterla utilizzare un po' di più. Utilizzerò sicuramente molto di più in questo periodo anche l'iPhone per fare video in giro perché volevo comprarmi una GoPro, volevo comprarmi qualcosa, non sapevo se cambiare videocamera e invece alla fine ho scelto di stare al minimalismo. Secondo me più cose compro e peggio è. Quindi tengo questa videocamera che adesso è più leggera e può fare video più ampli, comunque posso fare video più in giro. Tengo questa videocamera per le cose principali, quindi i video fatti bene, le foto, eccetera, e poi questo per i vlog, le cose in giro e camera secondaria che fa già foto pazzesche. Forse dovrò comprarmi una cover per la prima volta nella mia vita se voglio utilizzarla un po' più così, ma non lo so, mi sa di no. E poi basta, ho un microfono che è questo qui, che va benissimo. Ho quel microfono là dietro, in realtà, che voi non avete mai visto, mi sa, lo vedete raramente, che è lo Shure SM7B ed è un microfono incredibile, solo che non vado mai a usarlo, cioè non... È un microfono che si sente benissimo, è uno di quelli con una qualità pazzesca, proprio da podcast, no da radio. Il problema cos'è? È che non puoi attaccarlo direttamente alla videocamera, devi attaccarlo a un preamplificatore, devi attaccarlo poi alla scheda audio, poi attaccarlo alla videocamera e diventa un problema. E io come vedete sono sul letto, cioè non ho un mio... cioè questo qua è il mio letto, questa è la mia stanza e io non ho una scrivania così, cioè quella scrivania non la uso per lavorare e per mettermi lì col computer fisso a fare le cose, io ho il mio computer portatile che è questo qui e faccio tutto da qua e quindi essendo tutto molto alla mano faccio fatica a usare quel computer. Quindi utilizzo questo qua che mi va bene sia per il telefono sia per la videocamera e in realtà si sente bene, cioè mi dicono che si sente bene, quindi top. Buonasera Senko. Hey bro, what do you think about Bassano del Grappa? I'm moving there soon. Wow, I actually live not too far from there. It's a very beautiful zone area, full of green. It's not the most industrial type of crowded city, but I think you will like it. It's the actual true Italian experience in some sort, northern Italian experience. Via 08, hai seguito Sanremo? Ragazzi, purtroppo no, purtroppo non è qualcosa che mi interessa. Ho visto che ha vinto un certo Olli, però non lo conosco. Mi continuavano a capitare video sui social, anche se ultimamente li uso veramente solo per postare, ehm, di Lucio Corsi. Ho visto che è un tipo molto particolare, pensavo vincesse lui perché ne parlavano tutti, è l'unica cosa che ho sentito, e invece non ha vinto. Ma da quanto ho capito Sanremo è un po'... cioè diciamo che il vincitore è sempre un po' la persona seguita da non so, dicono che ci sia sempre qualcosa dietro, però non ne so niente io, perché c'è questa... vabbè, lascia stare. Diciamo che c'è un manager molto bravo che di solito segue quelli che vincono Sanremo. Vediamo, non lo so. But I don't speak Italian. No worries, if you have any questions in English, I will also answer in English. Ciao, mi consigli un profumo come Jean Paul Gaultier sui 50 euro? Ti consiglio Armani Stronger With You Intensely o Armaf Club de Nuit Intense, costa 30 euro su Amazon. Ciao Marco, ciao Domenico, come stai? Tutto a posto? Come state voi? Tutto bene? Gennaro, grazie, grazie a te. Come state ragazzi? Ah, live aggiornamento. Manca poco la partenza. Sto preparando tutto, ma non è per niente facile. Questa sarà una settimana tosta, ma vale la pena, dai. Come si vede con questa nuova videocamera? Come si vede col cavetto nuovo? Perché ho anche comprato il cavetto, voi non lo vedete. Ah, no, questo qua posso farvelo vedere. Questo cavo qua è un cavo che costa tipo 20-25 euro, una roba così, ed è un cavo USB-C ad alta velocità, tipo altissima velocità, e è tipo grosso e serve per fare le live in 1080 invece che in 4K, anzi,
in HD invece che in 720. No, 1080, vabbè, insomma ci sta, dai. Alla prova, cos'è quello che tocchi per vedere meglio? In che senso? Ah, intendi questa cosa qua? È la lente. È la lente, perché praticamente io posso dezoomare o zoomare dalla lente. Vedi, è la lente nuova della videocamera e posso fare così. Metto così. Pronto per il Giappone? Vai da solo? Ciao Domenico, no, vado con Claudia e pronto, dai, abbastanza. Non ho ancora il passaporto perché deve arrivarmi il rinnovo del passaporto che non arriva più, speriamo mi arrivi. Però per il resto appartamento preso, volo preso, tutto preso, manca solo... ho anche guardato già tutte le cose che più o meno voglio fare in quel periodo mentre sono là. Mancherebbe il visto artistico, ma mi manca il passaporto prima di andare a richiederlo, quindi non so se ce la farò perché fatalità sarò in India tutto il mese prima di farlo, quindi anche il visto artistico a questo punto non so se riesco a farlo. Vediamo ragazzi, quello che si può fare. Ciao Marco, sto facendo crescere i capelli da un buzz cut e sono al primo mese. Mi rasai a dicembre e li ho tagliati una volta i lati, l'ultima volta il 16 gennaio. Riuscirò a fare la coda entro Natale? Dipende dal tuo tipo di capello e secondo me sì, secondo me si può fare, ecco, magari non sarà una coda lunghissima, ma... Gennaro, come ti trovi con la VFR 800? È una bellissima moto, sono super fiero di quella moto, mi piace tanto, è grossa, funziona bene, ha un bel rumore senza dar fastidio, dà all'occhio, la gente l'apprezza, è molto retro, anche se è vecchia, comunque la gente... Cioè, è un vecchio tipo classico, un retro anni 2000 che mi piace tantissimo, è la mia moto, comunque per chi non lo avesse capito. E unica cosa mi sto accorgendo che non riesco a utilizzarla tanto proprio per il mio stile di vita, però adesso magari col caldo, quando torno, con l'estate, vedrò di utilizzarla di più, mal che vada, insomma, la venderò e comunque ho fatto la patente. Ecco, a me interessa aver fatto la patente della moto, così sono libero, se vado in giro, di poter guidare quello che mi pare. Poi la moto, insomma, intanto questa, poi vedremo, però intanto mi piace tantissimo, sono super contento della mia moto. Via 08, si vede bene, ottimo, ottimo, sono contento. Vi piace un po' più ampio? Così. Gennaro, comunque meriti più popolarità, grazie mille. Grazie, magari un giorno vedremo come va. Speriamo. Vivere in Italia ti soddisfa? Ciao Domenica. No, ti dico la verità. Non perché l'Italia non mi piaccia, l'Italia anzi, quando ero piccolo non mi piaceva per niente. Adesso l'ho rivalutata un po' negli ultimi anni, dopo il Covid. Mi piace molto la lingua italiana, cioè la lingua italiana, ragazzi, se voi studiate c'è un libro che si chiama Cent'anni di solitudine, ve lo consiglio tantissimo, è un libro che ha vinto il premio Nobel ha una retorica che veramente mi fa venire voglia di essere grato per sapere l'italiano, per poter leggere una cosa del genere. Tra l'altro tradotta dallo spagnolo, ma comunque viene benissimo. E quindi mi piace tanto, mi piace il cibo, mi piace tutto. Cosa non mi piace? Non mi piace come siamo organizzati. Non mi piace che vado in giro per le città e mi sento in pericolo. Non mi piace che tutti mi vogliano fregare. Non mi piace che quando pago le tasse devo dare metà di quello che guadagno allo Stato. Non mi piace che... Ci sono tantissime cose che vado. Che domani devo andare a prendere il treno per andare in metro e per andare a Milano e so che all'80% il treno sarà in ritardo e non so se riuscirò a prenderlo o non prenderlo. Non mi piace che le uniche città che ci sono in Italia, l'unica che dà un po' di opportunità lavorative è Milano e Milano è una città che per me è angosciante, cioè il livello di smog, di carenza di vita, di criminalità, di costi e tutto non valgono assolutamente la pena, quindi no, non mi trovo tanto bene. Nella mia zona vivo bene, però non posso stare nella mia casa per sempre, quindi se voglio andarmene vado in un posto che mi piace e attualmente il posto che mi piace di più, che mi è piaciuto proprio come civiltà, come paese, come star bene, come anche possibilità è Tokyo, quindi è per quello che me ne vado là per un po'. Il miglior modo per imparare l'inglese extrascolastico? Immersione.
libri, film, tutto quello che puoi in inglese, tutto consumalo in inglese e se puoi parla anche in inglese, da solo o fai video, quando fai video, quando... a me ha aiutato tantissimo fare i video, quando all'inizio ho aperto il canale YouTube era in inglese e quello mi ha aiutato tanto. È il libro di Gabriel Garcia Marquez, giusto? Consigli serie TV? In realtà le serie TV, ragazzi, secondo me sono un po' sopravvalutate perché perdi tanto tempo a guardare un'unica serie quando ci sono tantissimi film che sono bellissimi, che ti dura la durata di una puntata di una serie praticamente, e, e già c'è poco tempo nella vita, e quindi preferisco i film. Ci sono delle serie bellissime, mi è piaciuto ultimamente Squid Game, mi è piaciuto Breaking Bad, mi è piaciuto, ce ne sono tante che mi sono piaciute, Sherlock, però ragazzi ci sono dei film, cioè l'altro giorno ho visto un film, Memoria di una geisha. Cioè ragazzi, io piuttosto prima mi guardo tutti quei film che vanno visti e poi mi guardo Breaking Bad, tutta la vita. A Marco, ciao l'incubo. Ho provato i tuoi esercizi sul respiro prima, soffro di ansia e i tuoi attacchi e sono riusciti a rilassarmi. Oh, grazie Martina, sono super contento. Faccio una foto. Allora, eh, anche secondo me meriti più popolarità, dovresti avere più iscritti, grazie mille. Il problema, sapete qual è il problema del mio canale? Il problema del mio canale è che io fino a un mese fa non sapevo esattamente cosa fare perché continuavo a voler, diciamo, avere il controllo su quello che potevo diventare e quindi non lasciavo mai andare a fare le cose che semplicemente volevo fare o che funzionassero. E quindi ero indeciso e facevo tutte cose continuamente diverse. Sono partito col canale in inglese e quindi è arrivata un po' di gente inglese, poi l'ho cambiato in italiano ed è arrivata gente in italiano, poi facevo argomenti di un certo tipo di beauty ed è arrivata gente per il beauty, poi ho cambiato e facevo interiore, adesso faccio cura di sé in generale, quindi è arrivato un po' un casino ed è per quello che i miei video non hanno tanta popolarità quando li pubblico e quindi non vedendoli tutti i miei iscritti il problema è che non vengono spinti tanto, quindi ci vuole un po' di tempo per prendere di nuovo la mano e trovare diciamo, la mia nicchia, però ultimamente i social vedo che approvano sempre di più un po' uno stile di contenuti più ampio, quindi non per forza una nicchia sola, ma più un argomento generale, documentare quello che fai, che è quello che ho sempre fatto. E quindi ho risolto, prendo vari canali, quindi ho aperto 3 canali su altri social, cioè in inglese, su YouTube, uno in inglese di cura della persona a livello esteriore, uno in inglese sulla cura della persona a livello interiore e un altro solo per divertirmi e poi questo, quello principale, in italiano. E poi ho Instagram e TikTok dove pubblico contenuti brevi. Quindi ho risolto un po' facendo così. E adesso posto veramente un po' quello che mi va e quello che vedo che la gente mi chiede e funziona. E pian piano spero che continuerà a funzionare, anche perché ragazzi io vi giuro non ho mai comprato follower in vita mia, non ho mai comprato iscritti, è solo il problema di essere cresciuto troppo facendo una cosa e poi aver cambiato troppe volte. In tutti i miei social il problema è questo. E cosa posso farci? Niente, io continuo così e vediamo come va. Gennaro, occhio però col Giappone perché lì non è tutto rose e fiori, soprattutto socialmente con la questione del lavoro. Vero, non è assolutamente rose e fiori, però diciamo che i compromessi che devo fare per andare là, confronto a quelli dell'Italia, a me personalmente danno molto meno peso. Cioè io preferisco un paese in cui vado là e so che tutto funziona bene, piuttosto che in un paese in cui magari mangio meglio e al lavoro mi trattano con più flessibilità, ma poi vado a Milano e mi accoltellano per rubarmi i portafogli. Ho visto un video l'altro giorno, ragazzi, del Giappone in cui uno ha fatto un esperimento sociale e ha fatto cadere per terra il portafogli davanti a 50 persone di tutti i generi, di tutti i tipi a Tokyo e 50 su 50 gliel'hanno preso e ridato. Cioè, questa è la civiltà. Io sono andato in giro per l'Italia e non serviva che il portafoglio mi cadesse, me l'hanno preso comunque dalla tasca dello zaino, quindi veramente assurdo. E poi in realtà non entro tanto nel mondo del lavoro, perché io comunque lavoro per conto mio, coi social, eccetera, quindi non mi tocca neanche troppo quella parte lì, ecco. Però lo capisco, ecco, non tutti i paesi sono rose e fiori, però quello che ho visto io è quello che mi piace di più e in cui mi trovo meglio, secondo me. Poi vado a viverci apposta per vedere com'è, perché ovviamente finché non ci vivo per un po' non posso sapere tutto. L'incubo è vero che la social proof è una delle principali cose che ti rendono attraente, ma ciò significa dipendere dall'approvazione degli altri, non bisogna cercarla forzatamente, ma è necessario ottenerla. Una mia amica mi ha detto considera un ragazzo senza amici una red flag, quindi è necessario essere approvato dagli altri, dopotutto è un tuo amico o il tuo partner perché ti approva.
Se chiedo a Brad Pitt di fare un discorso, un'improvvisazione, sarà totalmente confident e farà sicuro un ottimo lavoro, ma la tua confidence deriva dalle conferme altrui, no? Sei un cantante, nessuno compra i tuoi dischi o viene sentirti live, può essere bravissimo, avere una confidenza pazzesca, ma nada, nessuno ti rende popolare. Questi pensieri mi assailano quotidianamente e non trovo la via d'uscita. Allora, queste persone non... Allora, se tu provi a cercare di piacere agli altri, non piace agli altri. Quindi queste persone che piacciono agli altri non stanno pensando di voler piacere agli altri, sono semplicemente loro stesse e sono rilassati, sono confident di per sé. Da lì arriva poi le persone ti vengono vicini perché si sentono contenti, si sentono felici di starti vicino e quindi da lì altra gente dice wow, ma se c'è più gente vicino a lui vuol dire che è una cosa bella, quindi la social proof può essere un fattore in effetti, ma non arriva volendo piacere agli altri, anzi è tutto l'opposto, quindi risolvendo una cosa le risolve tutte, che è quello di essere semplicemente te stesso. Se posso darti un consiglio, potrei tenere questo come canale base e creare nuovi canali più specifici, che è quello che ho fatto. Infatti ho fatto il canale in inglese, Inner Journey, quindi solo per la cura interiore, e il canale in inglese solo per la cura esteriore, che è soprattutto profumi, ecco, e beauty. E poi ho fatto un canale reactions, tanto per divertirmi. A che età sei andato a vivere da solo? Ciao Senko, devo ancora andare a vivere da solo. Perché al momento non è una cosa che mi ha toccato finora. A breve avrò la mia prima fuoriuscita di casa, diciamo, per il Giappone, ma per ora diciamo che la mia famiglia, il mio modo di vivere, eccetera, non mi hanno mai, cioè, non ho mai ricercato il vivere da solo perché comunque io qua ho il mio spazio, abbiamo una casa abbastanza grande per fortuna, io ho la mia routine, i miei genitori hanno la loro e quindi non ci disturbiamo a vicenda e quindi per ora non mi è mai servito, anche perché in questo modo sono riuscito a mettermi via un po' di soldi e, e non doverli ecco, usare per poter magari vivere in affitto o altro. Poi l'università l'ho fatta qui vicino, quindi in realtà per ora non mi è mai servito. Ho sempre avuto questo posto come base e poi ho girato un po'. Hai ragione secondo sul discorso della civiltà. Quindi se io non ho amici è solo perché cerco di piacere agli altri, ma non credo di star facendo così. Si vede che le persone non sono interessate a parlarmi, oppure non sono minimamente una persona strana. Allora, se hai questi pensieri, fidati che la gente lo nota. Devi semplicemente rilassarti. E lo so che non è facile perché dici, vabbè, come faccio a rilassarmi? Facile da dire. Infatti non è quello. Il mio consiglio è, le persone, amici, tutto, arrivano nel momento in cui non le cerchi. E cosa significa che non le cerchi? Significa che tu vai avanti nella tua direzione, i tuoi progetti, la tua cura di sé. Se tu fai palestra, fai le, non so, la tua routine di tutti i giorni, vai in giro, devi fare delle cose, il tuo lavoro, fai le cose. Le cose arrivano in automatico, se invece le cerchi vai a forzare dei legami che non sono naturali. Se tu durante la palestra a un certo punto, mentre sei naturale così e fai le tue cose, a un certo punto arriva qualcuno e ti chiede mi aiuti con la panca, può nascere un legame anche in base a qualcosa che è un tuo stesso interesse. Se quando vai al lavoro un tuo collega inizia a farti delle domande, iniziate a chiacchierare o viceversa, perché siete appassionati entrambi del vostro lavoro, in qualche modo può nascere un'amicizia, ma non è che, ah ok, tu sei il mio amico, ecco, forzato. No, è tutta una cosa molto più naturale. Quando tu vai e segui il tuo percorso, poi le cose arrivano. Ma se hai paura e continui a pensare e non parti con con scioltezza nel tuo percorso, ovviamente ehm, sembra sempre che hai bisogno degli altri, no? E immagina tu quando vai a chiedere qualcosa a qualcuno. Se sembri una persona che ne ha bisogno, la gente è un po' restia. Se invece sei una persona che ha tanto da dare, e quindi semplicemente, ma tanto da dare non vuol dire che devi essere speciale, vuol dire che semplicemente sei sereno, tranquillo, fai le tue cose, hai il tuo posto, sai quello che vuoi fare, sei te stesso, che non vuol dire piacere agli altri o meno, sei semplicemente te stesso, le persone vogliono starti vicino, semplicemente così. Ti consiglio un libro, si chiama Il coraggio di non piacere agli altri, The Courage to be Disliked. È un filosofo giapponese e ha scritto un libro bellissimo, se vuoi leggertelo in inglese si chiama The Courage to be Disliked. Secondo me l'importante è essere se stessi, esatto. Gennaro Esposito, ricorda che vi ho fatto un video su un cuscino in seta utile per i capelli e la pelle. Lo usi ancora? Come li trovi? Sì, eccolo qui. Ho tutte le mie federe in seta, tutte le mie federe sono in seta. E sono convinto che
I tuoi pensieri non creano la tua realtà crea i tuoi pensieri e poi alimentano una realtà già brutta. Conosco persone che hanno un talk pessimo, fanno una vita e puoi pensare questa cosa nel momento in cui sei completamente perso nei tuoi pensieri. Quando impari a uscire dai tuoi pensieri ti accorgi che non è così. Ti consiglio anche, magari io non so che età hai, però ti consiglio, se tu vai su YouTube e cerchi Isha Kriya, è una meditazione molto semplice. La meditazione serve proprio a questo, a creare un piccolo distacco tra te e i tuoi pensieri, farti uscire nel momento presente. Quando esci nel momento presente e vedi tutti questi pensieri dall'alto, ti accorgi di quanto veramente stavi male per cose che ti auto-infliggi, cose che ti autocrei. E questa tua cosa che dici, penso di, cioè che i pensieri non creino la realtà ma sia l'opposto, è perché stai vivendo la tua vita in reazione a quello che accade all'esterno. Ma se vivi in reazione a quello che accade all'esterno, sei schiavo di quello che accade fuori. E quindi ovviamente non puoi essere felice, non puoi star bene, perché tutto quello che accade fuori determina come stai dentro. E invece l'unica cosa che puoi controllare non è là fuori, ma è qui dentro. E quindi se tu impari a rispondere invece che reagire in modo eh, naturale e giusto, puoi scegliere anche, cioè non è che crei la tua vita attorno a te, ma rispondi in modo diverso, quindi le cose rispondono a loro modo, viceversa, allo stesso tempo anche a te in modo diverso. Ti consiglio, fai una cosa, c'è un libro che si chiama The Courage to be Disliked, quello che ti ho detto, il coraggio di non piacere agli altri. Secondo libro che devi leggerti, Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Terza cosa che devi fare è iniziare Isha Kriya, che è la meditazione base. È gratuita su YouTube, la trovi e dura 10-15 minuti, la fai per un po', tipo 20 giorni, 21 giorni, e poi mi riscrivi e mi dici come va. Che lavoro fai? Creo contenuti online. Vita modo c'è da porre tutto ciò che io non ho. Cosa mi frega, mi fa sentire incatenato che io non invidio i VIP, i guru, i famosi in Instagram, che hanno i milioni di ragazzi di tutto, gente normale intorno a me. Beh, ma è normale, è giusto così. Che potrebbe sembrare irraggiungibile nonostante le siano normali. Poter di esso lo possiedo e devo leggerlo. Grazie ai consigli. Vedrai, vedrai. È solo questione di uscire dalla testa e risolvi tutto. Se però non si entra insultando una persona nel suo negozio, non si fa così. Che succede se incontri un estraneo? Se quello gli gira e ti fa saltare la testa. Ops, ho sbagliato chat. Come si elimina il messaggio? Infatti non capivo. Cioè, cosa? Nessun problema, non preoccuparti. Ragazzi, io sto agli ultimi 2 minuti e poi scappo perché devo continuare purtroppo a lavorare, è un periodo pienissimo. Lo sapete, quindi purtroppo non posso fare live troppo lunghe. Quindi se avete le ultime domande o le ultime cose di cui volete chiacchierare, e poi in caso ci sentiamo su Instagram direttamente. Domenico, hai cambiato disposizione della stanza? No, ho cambiato lente. Ho cambiato lente e quindi prima si vedeva al massimo così, così, vedevate. Solo che, anzi, la maggior parte dei video voi li vedevate praticamente tipo così. Ecco, così stretti praticamente. Adesso ho cambiato lente, molto più leggera, molto più qualità, molto diversa e anche più ampia. Quindi la mia prima arrivava da così a così circa. Questo era il massimo a cui arrivava quella prima. La lente è molto vicina, vedete? Sono abbastanza vicino. Adesso posso arrivare fino a così. Quindi è una lente ampissima e l'ho comprata apposta per quando andrò in Giappone, quando andrò in giro per il mondo, potrò farvi vedere più facilmente perché la lente è più leggera, posso portarmi in giro la videocamera più facilmente, posso farvi vedere il mio mondo e le cose che faccio molto meglio. Posso tenere la videocamera più vicina quando vloggo, se vloggo, cioè io così ho il naso praticamente sulla videocamera quasi a 5 cm, 7-8 cm e quindi posso tenerla in mano e vloggare così, è molto più semplice. Quindi ho fatto un upgrade. Comunque
sei sempre vittima dell'esterno, esatto. Se le persone non ti vogliono stare attorno, fai poche conoscenze, meno possibilità di conoscere il partner, fare famiglia, sì. Sì, se reagisci alle cose. Quando impari a rispondere perché esci dalla testa, ti accorgi che invece hai il controllo su quello che accade dentro di te. Se hai il controllo su quello che accade dentro di te, come rispondi alle cose, ovviamente invece prendi il controllo del tuo destino e non sei più in balia del mondo. È ovvio che se in questo momento sei nella tua testa e quindi sei in balia del mondo, ti sembra che tutto vada male, è ovvio. E ti paragoni agli altri, eccetera. Quindi cambia quello e vedrai che tutto cambia. Conosci Evola? Sì, che cosa ne pensi? Non conosco. Ciao Marco, usiamo cosa i prodotti di Shea Moisture? No, ma li consiglio comunque, se volete dei prodotti abbastanza budget, buoni su Amazon, li consiglio comunque. Al momento utilizzo prodotti vari che sto testando di brand vari, e sempre shampoo energizzanti per i capelli comunque, e poi vari prodotti di styling, uso ancora Moroccan Oil, Davines, ma cose simili. Forse tra un po' inizierò una collaborazione con un brand molto interessante italiano dei capelli, vediamo come va. Se vi piacciono ve ne parlo. Quelle cose sulle mensole sono tutti profumi? Questi sì, quelli là sono integratori. Se le persone ti vogliono... Ah, scusami. Secondo le tue conosco, esiste il libero arbitrio o ciò che facciamo è l'unica cosa che possiamo fare? E dipende dal punto di vista, dipende da che piano la metti. Da un piano esistenziale, diciamo che sopravvalutiamo secondo me quello che può fare l'essere umano. Da un piano personale esiste sì, nel senso che all'interno puoi controllare la tua esperienza di vita, perché alla fine la tua esperienza di vita accade dall'interno. E basta, quindi sì. Anche se penso che siano comunque cose molto piccole. Cioè se tu guardi il grande schema delle cose, la natura, non è che è tutto scritto, anzi, però sono talmente tante informazioni, talmente tante infinite possibilità, che quello che fai, anche se è libero arbitrio, nel grande schema delle cose comunque va in una direzione ben precisa. È come una goccia in un fiume e la goccia pensa che andando un po' più a destra cambia il mondo, ma in realtà non capisce che è solo parte di un fiume che va così. Quindi tutto ha senso quando è visto insieme al resto, è un po' come un pezzo di un puzzle, ha senso nel momento in cui lo vedi non come un pezzo singolo, ma in mezzo agli altri, no? L'unione. Le persone che conosco che hanno appunto self-talk pessimo non si curano, fanno lavori che permettono poco socialità, eppure hanno tutto. C'è questo avere una ragazza che gli andava dietro e mi chiedo cosa hanno più di me, da quel che vedo ora stanno insieme. E comunque ho 26 anni, sono 98. Ma in realtà avere cose a livello materiale non è che cambia così tanto. Cioè avere una ragazza, queste cose qui sono cose, possono essere belle ma anche distruttive. Cioè non è che migliorano o peggiorano la vita. Dipende, anzi c'è gente che con i soldi e con i possedimenti con una ragazza si è rovinato la vita. Quindi non vuol dire che siano messi peggio o meglio. Semplicemente è un percorso diverso dal tuo e vedrai che quando trovi il tuo percorso arriveranno le cose che ti devono arrivare. Sei giovanissimo ancora, quindi anzi meglio che arrivi nel momento in cui sei pronto e ti sei tolto tutte quelle e hai lavorato un po' su di te, perché se arrivano cose troppo presto, ricordati che a volte possono essere una maledizione invece che una benedizione. C'è sempre un momento giusto quando devono arrivare le cose. Fabrizio, ciao Marco, secondo te perché alcuni youtuber fanno credere che con il profumo si possa sedurre una donna? Perché non hanno altri strumenti se non il profumo. Va bene ragazzi, dai, vado perché inizia a essere tardi, però mi fa sempre piacere passare del tempo con voi, quindi ci vediamo martedì prossimo per la live, sempre. Questa settimana è stata di lunedì perché domani sono alla Alexans, alla Fiera dei Profumi, fino a venerdì. Farò un vlog, quindi cercherò di farvi vedere cosa succede. Su Instagram metterò tutte le storie, quindi se volete seguirmi. E basta. Grazie mille per il supporto, ragazzi. Come sempre, ci vediamo alla prossima live. Ciao Marco, parere su Dior Fahrenheit, non andate giovani, è un po' classico, ma ci può stare se ti piace. Anche se io non... cioè, ci sarebbero scelte più moderne, ecco. Martina, ciao Martina. Buonanotte via 08. Buonanotte Marcolino, grazie dell'ascolto e dei consigli. Magari ti scrivo su IG, ma volentieri, non preoccuparti, figurati. Alberto, la domanda sul libero arbitrio viene dal fatto di aver raggiunto la consapevolezza che l'io, il personaggio illusorio, non esiste. Perciò se l'io non esiste non c'è nessuno che prende decisioni. Esatto.
Esatto, un po' più complesso, ma più o meno sì. Grazie Alberto, grazie a tutti ragazzi. Buonanotte e ci vediamo alla prossima live. Buonanotte Marco, buonanotte a tutti.